Ciao a tutti, bentornati o benvenuti. Da quando molti anni fa ho avuto la fortuna di vedere per ben 2 volte il grande Robben Ford suonare dal vivo e mi sono innamorato delle Fender con i due humbucker, c'è poco da fare. La chitarra di Robben Ford era una Esprit, poi hanno fatto la signature Robben Ford. Purtroppo è molto difficile trovarla, ma io da quando l'ho vista praticamente in braccio a lui me ne sono innamorato, ho sempre desiderato averla e non ci sono mai riuscito. Peccato. Questa Squier Paranormal Toronado non è la stessa chitarra ovviamente, e poi Squier è la marca diciamo più economica di Fender, non occorre che sia io a dirvelo, però anch'essa incarna un po' i due mondi, Gibson e Fender. Gibson, due humbucker Alnico 5, due volumi e due toni. Fender, manico con 9,5 di radius, corde passanti attraverso il corpo, poi vabbè la paletta è quella, le meccaniche sono delle meccaniche Cluson style vintage, quelle che hanno il buco in mezzo, che sono comodissime e vanno più che bene, fanno quasi come se fossero delle meccaniche autobloccanti, bisogna montare bene le corde. Dunque, questa chitarra mi è piaciuta veramente tanto, non andrei proprio a perdere altro tempo. Ecco, il corpo in pioppo, il manico in acero, la tastiera è in alloro, un ottimo alloro. Ho avuto anche la Squier Classic Vibe che aveva la tastiera in alloro, ma non era bella come questa. Anche per questo nel copertina ho scritto questa qui con la Classic Vibe a mio giudizio se la batte e vince ai punti. Comunque andremo adesso a sentirla, questione di secondi. Prima, come sempre, lo so, magari vi rompe, ma rompe anche a me continuare a dirlo. Se non siete già iscritti, vi prego di iscrivervi, così mi aiutate molto, il canale cresce, posso portarvi sempre più contenuti come questo. Allora andiamo a sentire. Non ho cambiato le corde, questa chitarra mi è stata prestata da il buon Vanni, che già mi aveva prestato la Tokai, se ben ricordate. Vanni che ne ha più di una chitarra, è così gentile che ogni tanto una me la presta e io ne approfitto ovviamente, e in più la faccio conoscere anche a voi. Dunque, dicevo, ho suonato suoni puliti, distorti, come sempre. Ecco, come sempre tengo scarnissimo di effetti, solo riverbero, sia per i puliti che per i distorti, e poi magari ci buttiamo lì anche una suonata su una base musicale. Comunque partiamo subito, andiamo a sentire, parliamo meno e suoniamo di più.
Andiamo subito a sentire il resto dei suoni. Volevo solo dire due parole su questi pick-up Atomic Squire. Non ho mai sentito gli Atomic Fender, ma questi Squire, che evidentemente sono una copia su licenza Fender, sono buoni, nel senso sulla distorsione sono aggressivi. Adesso li sentiamo anche nei suoni puliti e sono dolci anche sui puliti. Mi è piaciuto particolarmente il pick-up al ponte, che è pieno di medie e alte frequenze, e il pick-up al manico mantiene sempre, pur avendo un suono un po' più cupo, mantiene sempre una certa definizione. Forse mi sono piaciuti meno insieme. Quando abbiamo il suono degli entrambi i pick-up, a mio giudizio tende un po' a impastare. Comunque io ricordo avevo tutti i toni a metà e nessun effetto, solo un po' di riverbero. Sicuramente giocando con i toni, anche questi toni, oltre a quelli dell'ampli, si riesce ad ottenere un suono molto più buono di questo. Ok, andiamo subito a sentire il resto dei suoni, poi ci saranno le mie conclusioni. A dopo.
I pick-up di questa Squier Toronado sono humbucker Atomic Squier e ricalcano in tutto i Fender Atomic. Sono pick-up Alnico 5 e hanno un buon output. Altra cosa, questo ponte è ottimo, è molto robusto, fissato, proprio ancorato al corpo e non dà nessun fastidio quando si suona. Le corde passanti attraverso il corpo danno quel tocco in più. Poi il vano dei potenziometri l'ho aperto, vi faccio vedere delle foto e ho visto dei buoni potenziometri e soprattutto è tutto schermato e questo è una buona cosa, e anche perché su questa fascia di prezzo molto spesso la schermatura non c'è. Altra cosa che dimenticavo, il capotasto in osso sintetico e il manico non è verniciato, anche se è una verniciatura molto leggera che non dà nessun fastidio. Sapete, io amo molto i manici satinati. Ecco, altra cosa, questa sembrerebbe una Jazzmaster, ma non lo è. In effetti, se vedete la Jazzmaster lì alla mia destra ha la forma del corpo molto più, diciamo, oblunga, non so come dire, mentre questa ha una forma al tipo strato, insomma, per cui ha un'estetica leggermente migliore, a me piace molto. Ok, i suoni che avete sentito a me sono piaciuti, questi pick-up rendono molto bene e dà appunto a questa chitarra quell'anima sia Fender che Gibson, direi quasi quasi più Gibson che Fender, perché non c'è nessun segno del suono nasale dei single coil, non c'è il push pull su questa chitarra. Diciamo è una chitarra che piace o non piace. A me piace, perché sarà che io amo il suono degli humbucker, per cui quando l'ho provata mi è piaciuta fin da subito. La tastiera è molto scorrevole, è fatta bene, i tasti posati bene, per cui non è una chitarra assolutamente dall'aspetto economico, assolutamente, prendendola in mano non si ha assolutamente l'impressione, lo dico ancora assolutamente, l'impressione di avere una chitarra economica tra le mani, anzi molto solida. Le meccaniche mi sono piaciute, tengono abbastanza bene, e per il resto una chitarra che, se la trovate, vi consiglio di provarla o di prenderla. Insomma, è una chitarra che a me è piaciuta molto, molto più della Classic Vibe 60 che ho avuto, che devo ammettere mi ha deluso parecchio e che costa anche più di questa. Per cui concludo qui dicendo Squier questa volta mi è piaciuta. Non sono mai stato un grande fan delle Squier, sono ottime chitarre, ma ritengo che nella loro fascia di prezzo ci siano marchi che offrono di più anche a meno soldi. Diciamo nella fascia economica le Affinity o le ex Affinity credo non le producano più, erano chitarre proprio che davano anche un'idea di economico. Questa assolutamente no. Va bene, le Paranormal sono una buona serie della Squier e la consiglio. Va bene, il video finisce qui e ci vediamo alla prossima. Spero di essere stato abbastanza esauriente e che vi siate abbastanza divertiti e interessati. Alla prossima, ciao!